Ciao a tutti e bentornati in un'altra puntata di H2O Podcast. Oggi ho un ospite veramente eccezionale. Infatti adesso conosceremo meglio Giovanni. Giovanni è un amico ormai, abbiamo collaborato diverse volte. Lo vedrete anche in un video, piccolo spoiler, che uscirà sul canale. Come dicevo, si chiama Giovanni, poi lui si presenterà, è uno psicologo e oggi parleremo della psicologia del subacqueo, quindi argomento veramente molto interessante. Eccoci Giovanni, prego, presentati pure. Ciao Massimiliano, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, come dicevi tu, sono Giovanni Avornia, sono uno psicologo e mi occupo di varie cose, quindi oltre all'attività clinica lavoro anche per una onlus occupandomi di sostegno psicologico a persone migranti. E nelle varie attività che faccio ho aperto nel 2020 il canale YouTube con nome e cognome, quindi Giovanni Avornia, lanciando vari progetti, tra cui quello Momenti, per cui ci siamo conosciuti. E sì, ho accettato super volentieri l'invito che mi hai fatto, perché insomma sono sempre contento di collaborare e vediamo se appunto riesco a darti qualche informazione rispetto a quello che è il tema della puntata. Sì, beh, sicuramente, perché già una volta, quando noi durante in una puntata di momenti, abbiamo un po' parlato proprio di questo, infatti è per Sì. quello che ci siamo conosciuti, per cui sono sicuro che ci saprai dare tutte le risposte. Ok, io inizierei proprio dalla primissima domanda, quindi partirei proprio a razzo. Vai. Cioè, secondo te è possibile identificare delle caratteristiche psicologiche comuni di un subacqueo? Allora, ti dico SNI, nel senso, come tutti gli sport, come tutti i lavori, come tutte insomma, le azioni che noi facciamo, chiaramente ci sono dei tratti comuni che ci accomunano. Perfetto. Quindi se dovessimo tracciare chiaramente un profilo, potremmo dire che per esempio la persona che pratica lo sport di subacquea è sicuramente una persona che ricerca sensazioni forti. Stiamo parlando comunque di uno sport estremo dove la persona è al limite con il proprio corpo. Non siamo strutturati per andare sott'acqua, quindi c'è anche diciamo così, una caratteristica di ribellione, mi verrebbe anche da dire, no? Sfidare un po' le leggi della fisica, le leggi della natura. E quindi queste due caratteristiche sicuramente possono essere rintracciate, cosa che ha fatto anche la letteratura. Ci sono vari studi che parlano proprio di questi stili di personalità, mettiamola così, soprattutto su un elemento che è il sensation seeking, quindi la ricerca proprio di sensazioni, di stimoli, di novità, che sembrerebbe appunto essere un tratto caratteristico di tutte le persone che praticano sport estremi, quindi anche delle persone che praticano subacquea. Ci sono poi altre teorie di riferimento che si concentrano più sullo sport, quindi sull'attività, che sulla persona, però ce le possiamo tranquillamente prendere in prestito, perché per esempio la fuga dalla realtà, quindi un momento per staccare e isolarsi nel vero senso della parola, perché comunque c'è una deprivazione sensoriale non indifferente quando si scende, diciamo, sott'acqua. Quella è un'altra caratteristica che insomma, il subacqueo va a ricercare. E così come anche ci può essere, che so, la voglia di ricentrarsi a livello emotivo, mi verrebbe da dire, perché per molti, soprattutto nelle testimonianze, viene fuori proprio quasi un ritrovare il proprio aspetto emotivo. Quindi se riesco in qualche modo a sperimentarmi sott'acqua con le mie paure, le mie incertezze, le mie insicurezze, che comunque è un'attività che è richiesta assolutamente alla persona che fa subacquea, allora magari quelle stesse conoscenze io me le posso riportare anche in superficie e quindi metterle anche al servizio delle mie relazioni sociali. Quindi diciamo che queste potrebbero essere le caratteristiche standard. Poi ovviamente, come appunto la psicologia ci insegna, tutte queste cose prendono una conformazione diversa a seconda poi della persona.
perché non per tutti la subacquea è la stessa, cioè magari quello che lo fa più come per sentire proprio sulla pelle lo stimolo diverso, invece magari lo fa perché gli piace più l'esplorazione, quindi magari trova il relitto, la conchiglia, il pesce, le fotografie, quindi quello intervengono più le motivazioni personali. Ecco, sì, le caratteristiche personali. Sì, io proprio tutto quello che hai detto praticamente l'ho riscontrato su di me. Ok, bene. Infatti non so se l'ho mai detto, forse credo di no. La passione per il mondo sommerso, ero appassionato già da prima, già da quando ero piccolo, di acquariologia, per cui mi piaceva osservare pesci nel loro ambiente. Però una delle prime volte, anzi la prima volta che mi sono immerso non con gli autorespiratori ma in apnea, era un periodo della mia vita in cui mi sentivo spesso, diciamo un po', avevo avuto delle situazioni insomma un po' difficili da gestire, situazioni banali poi alla fine, però ho 15 anni, 16 anni, così magari non so i problemi a scuola, quelle cose lì comuni di quell'età lì, però era un po' giù di morale e quando mi sono immerso mi sono quasi commosso e da lì ho capito che effettivamente era un modo per me di quasi evadere da una realtà per riscoprire un mondo diverso con regole diverse. E quindi Tra l'altro ora mentre parlavi ci sono anche lì delle variabili, diciamo così, cioè c'è chi per esempio fa subacquea in solitaria, cosa che di solito tu mi insegni è sempre sconsigliato anche per una questione di sicurezza, e chi invece lo fa in coppia, in gruppo. Però ci sono degli studi molto interessanti in questo senso, perché hanno studiato proprio i meccanismi sociali delle immersioni e hanno visto come lo stile relazionale della persona si riscontra anche nell'immersione. Quindi magari c'è comunque l'immersione in gruppo, ma a un certo punto le persone che normalmente in superficie tendono ad isolarsi tendono a farlo anche sott'acqua. Quindi magari partono in coppia o in gruppo, insomma così, poi piano piano cominciano a isolarsi, quindi a trovarsi la loro bolla. sì, mi succede. Ecco. Mi succede, sì, perché è esattamente come forse anche succede nella realtà. Tendo sempre a isolarmi per, non lo so, filmare, per andare a vedere, per ammirare ancora più a lungo un organismo. E quindi tendo sempre a essere quello che deve poi guardarsi attorno e dove sono finiti tutti, devo andare. Sì, e quindi è molto interessante questo studio ed è possibile visionarlo, sì, sono online. Sì, sono comunque accessibili, quindi magari poi ti mando i link se li vuoi mettere in descrizione, oppure se... Certo, assolutamente, metteremo anche in descrizione il link al tuo canale, così tutti possono cliccare, non l'ho detto nell'intro, però era sottinteso, ormai lo sanno che lo metto tutto lì in descrizione, per cui sì, e quindi c'è questo studio qua. Quindi per la seconda volta devo dire di essere proprio assolutamente, come dire, che tutto per me concorda con quella che è poi alla fine la realtà delle cose. E poi l'ho sentito tante volte dire ai subacquei, io mi immergo un po' perché sott'acqua non c'è quel rumore che c'è nella vita di tutti i giorni, sono da solo con me stesso quando mi immergo e tutte queste cose qua. Sì, è ricorrente sentir dire proprio questo. Sì. Guarda, rispetto a questo ci sono anche delle teorie psicoanalitiche che hanno messo in relazione l'immersione come, quindi la condizione del sub, come una sorta di ritorno all'utero materno, quindi alla condizione proprio di ovattamento, ma anche banalmente essere immersi dal liquido. E la cosa interessante è che da qui parte tutto un filone di ricerca, per esempio, su quelli che sono i traumi perinatali, cioè quelle sensazioni che vengono sperimentate all'interno dell'utero materno. Quindi a volte
quelle che sono le sensazioni di ansia, preoccupazione che ci sono all'interno del contesto subacqueo, è stato visto che in alcune esperienze, soprattutto appunto di persone che facevano subacquea, potevano essere ricondotte anche a, che so, condizioni di quando erano appunto nell'utero materno particolari, quindi magari andando a chiedere ai propri genitori, quindi alla propria madre, come è stato il parto, come è stato il periodo prima del parto, magari si scopriva che ne so, la mamma aveva passato dei periodi ansiosi, di grande ansia, preoccupazione, o magari c'era stato qualche evento particolare. Quindi molto interessante anche questo filone, insomma, di collegamento, perché effettivamente è una situazione che richiama molto quelle che sono le nostre sensazioni più inconsce, quelle che non riusciamo a concretizzare perché le abbiamo sulla pelle, non le abbiamo sulla testa, insomma, nella maniera ragionata. Quindi magari vengono fuori in contesti un po' particolari, no? Appunto anche estremi, come può essere questo. Ah, ok, sono un po' quei meccanismi che si sono instaurati quando noi, prima ancora che potessimo, diciamo, elaborare, Esatto. avessimo la capacità di elaborare, e quindi ce li portiamo dietro. Anche quello è molto interessante come aspetto. Quindi, perché si dice spesso che in qualche modo è come se fosse un ritorno appunto a quella condizione in cui eravamo nella pancia della mamma, e quindi eravamo avvolti da liquido, quindi sì, anche questo aspetto è interessante. Comunque ci sono tanti aspetti che sono molto più profondi di quelli che alla fine che poi comunque è un po' più o meno quello che accade sempre nella psicologia, no? Sì, poi noi sì siamo un po' così, cioè non ci basta fermarci al che figata, sto facendo una cosa bellissima sott'acqua, trovo cose, no, ci dobbiamo per forza trovare le dietrologie, le cose. Però Quindi, ecco, magari sono cose che possono essere utili anche a spiegare determinate situazioni che uno si trova poi ad affrontare. sì. E quindi poi volevo anche farti una domanda a proposito anche proprio dello sport, della subacquea, se sport si può chiamare. Secondo te, per la nostra psicologia, me l'hai già un po' detto, è da considerarsi una disciplina, uno sport comunque estremo per la nostra... Allora, lo è, ma più che altro perché ha proprio le caratteristiche dello sport estremo, quindi è qualcosa che si fa tendenzialmente mettendosi alla prova, quindi portando al limite le proprie qualità personali, implica creatività, quindi ragionamento critico, così come appunto prevede la componente essenziale che è quella del rischio, cioè si rischia la vita. Se penso per esempio a tutta la procedura di decompressione per tornare a galla, ho detto decompressione ma non so se è il termine tecnico, però mi sa proprio di ok. Assolutamente, sì. Quindi per tornare a galla, insomma, effettivamente si rischia la pelle, ecco. E la cosa che mi ha affascinato già dalla chiacchierata che abbiamo fatto tempo fa è che a differenza degli altri sport, come magari può essere il calcio, l'atletica, qui non si gareggia con gli altri, ma si gareggia con se stessi. Sì. Quindi è un continuare ad alzare l'asticella, non tanto per arrivare primo in una classifica generale, ma per vedere fin dove mi posso spingere. Sì. E questa è un'altra delle caratteristiche degli sport estremi, cioè non prevedono un paragone con gli altri, ma prevedono una sfida proprio con se stessi, quindi al limite delle proprie potenzialità. Ah, ecco, è questo che si può... Ah, sì, è la chiave comune, ecco. E chi secondo te, chi invece proprio ha la passione per quelle immersioni più complesse, come possono essere ad esempio mi viene da pensare le immersioni in grotta, le immersioni molto profonde,
secondo te ha questa, diciamo, è ancora più enfatizzata questo tipo di caratteristica? Oppure Allora, tendenzialmente... è possibile, e anche qui, se stiamo su una spiegazione seguendo le teorie, diciamo così, classiche della psicologia, ti potrei anche dire che tanto fa lo stile di personalità della persona, quindi che bisogno ha quella persona di andare oltre il limite nella grotta, cioè sempre più difficile. Quindi quella già potrebbe essere una domanda interessante. Dall'altra parte c'è diciamo, quell'elemento di cui parlavo prima, cioè il sensation seeking, quindi la ricerca di sensazioni sempre nuove, quindi di stimoli sempre nuovi. Magari è una persona che tende ad annoiarsi e quindi magari non gli basta più a un certo punto scendere, vedere i pesci, oppure fare i conti con il fatto: wow, oggi ho fatto 5 metri di profondità, domani ne faccio 6, dopodomani ne faccio 7, ma magari ci vuole mettere quell'aspetto in più. Quindi si mixa a questo punto anche quell'aspetto di scoperta, di wow, quindi entro lì, vedo magari alzo la testa, mi vedo il riflesso della grotta, quindi c'è anche un aspetto di fascinazione, mettiamola così. Sono i meccanismi psicologici che si possono instaurare, diciamo, nel subacqueo, cioè la necessità, ecco, di imparare a gestire delle situazioni di stress o di pericolo. Possibile che ci sia effettivamente questa necessità anche poi da applicare nella vita di tutti i giorni? Assolutamente sì, infatti l'autoregolazione emotiva è un altro degli aspetti interessanti dell'attività subacquea. Uno dei principali problemi che deve affrontare il sub è quello dell'ansia. Sì, l'ansia. Cioè, se ti viene l'ansia sott'acqua è un problema, ma è un problema vero, perché se ti capita a casa, in autobus, ora in aereo potrebbe essere un pochino forse paragonabile, puoi sempre uscire, puoi andare da un'altra parte, quindi puoi staccare dallo stimolo ansioso. Sott'acqua dove vai? Quindi la prima cosa che ti verrebbe da fare è risalire immediatamente e scappare, ma sappiamo che risalire immediatamente può creare seri problemi. Sì. Quindi riuscire a regolarsi, quindi autoregolarsi, conoscersi, trovare delle tecniche per riuscire a star tranquillo. E in questo, per esempio, quelle stesse ricerche di cui ti parlavo prima dell'atteggiamento sociale hanno notato come effettivamente il gruppo diventa una risorsa, perché a quel punto tu ti ricordi che non sei solo, ma hai un compagno o una compagna di immersione, e allora anche solo concentrandoti sul suo stato di salute, questo ti permette di spezzare diciamo così, il pensiero ansioso. Ok, quindi questa potrebbe essere effettivamente una tecnica di gestione dello stress, diciamo, si potrebbe Assolutamente far sì. pratica anche su questo tipo di aspetto per gestire. Assolutamente sì, così come appunto l'autoregolazione che ci dicevamo prima, quindi riuscire a conoscere il proprio corpo, quindi sapere che respirando in un determinato modo, concentrandosi su determinate cose, io posso ritornare ad uno stato di stress gestibile, e quindi piano piano mettere in atto le procedure diciamo così, di salvaguardia di me stesso, che mi mettono al sicuro, per poi risalire con tranquillità. Quindi Okay. gestire effettivamente la sensazione. E questa roba io me la posso riportare anche sulla terraferma. Ecco, esatto, volevo chiederti proprio... Eh sì, perché immagino che poi gestire lo stress sott'acqua e gestirlo sulla terraferma più o meno potrebbe essere, diciamo, un po' la stessa cosa, ecco. Se si parla di autoregolazione, sì, perché comunque entrano in gioco gli stessi identici meccanismi. In queste situazioni, così come per esempio anche nella fobia sociale, nell'ansia sociale, è proprio un non sentirmi al sicuro. Okay. Quindi è una paura di perdere il controllo e che quindi il mondo intorno a me mi possa mangiare, mi possa completamente annullare. Sì. Quindi, tanto come nelle situazioni di ansia sulla terraferma, tanto come nelle situazioni di ansia sott'acqua,
il riuscire a ricentrarsi, quindi a rivedersi, a ritoccarsi, a ripercepire il proprio limite, aiuta tantissimo a rimettere le cose in pari. L'ho solo intravisto su Netflix, ci dovrebbe essere il film della sportiva, della subacquea che ha fatto il record, ora non mi ricordo come si chiama la nostra atleta italiana, e lì si vede molto bene come l'aggancio con un coach, con un personal trainer, con uno psicologo, quindi con qualcuno che in qualche modo ti può fare da spalla. Sì. In questo cambia effettivamente a parte non ti senti solo, quindi ti senti anche supportato, anche se poi lì giù sei solo. Sì. Dall'altra parte riesci a capire che spesso le persone non hai bisogno di tenerle davvero al tuo fianco, ma le puoi portare dentro di te, e quelle possono diventare effettivamente un motore che ti può aiutare a padroneggiare anche le situazioni appunto più di ansia, di stress, perché sai che sai chi sei per loro, ecco, di conseguenza sai chi sei per te stesso. Sì, e anche credo forse che si acquisisce poi magari quella consapevolezza facendosi aiutare appunto in questi casi, che tanti meccanismi psicologici svantaggiosi che si innescano sono magari dei meccanismi che sono già stati visti in altre persone, già stati studiati e già stati magari approfonditi, ecco, quindi anche quello, non ci si sente soli, diciamo, Assolutamente sì, e questa è un'altra caratteristica, perché di solito pensiamo che io ho qualcosa che non va ed è una cosa che riguarda solo me. Sì. In realtà no, e in questo credo che internet abbia svolto un ruolo positivo per una volta, perché comunque il fatto di poter condividere le proprie esperienze, penso anche ai vlog, o il fatto di poter leggere le testimonianze di persone che ci sono passate, ai forum, l'importanza dei forum soprattutto per gli sport, per le attività dove c'è confronto, aiuta proprio in questo senso, cioè non mi fa sentire solo, quella difficoltà non è solo mia. Sì, vedo che tanti, anche in uno dei video che ho fatto riguardante la compensazione, tanti dicevano infatti di far fatica a compensare e quindi chiedevano delle tecniche e tutto. Però la cosa che appunto mi piaceva è che sotto quel video tutti questi commenti abbiano alla fine creato una sorta di dibattito o comunque uno spunto su come migliorare, su come evitare quella condizione che può causare disagio e quindi stress anche sott'acqua, perché magari tanti non si sentono capiti quando magari, non so, uno dice io quando vado giù faccio fatica a compensare, magari lo dice all'amico che non fa fatica o che ha già superato quel tipo di problematica, per cui non si sente magari capito, e in questo caso, e credo così anche poi per tutto ciò che ha a che fare con la psicologia, no? E tutto il resto, su internet si può trovare, perché a tutti noi è capitato di andare su Google e cercare no, al di là delle cose mediche, anche quelle psicologiche, no? Che proprio come per le cose mediche è sconsigliatissimo da fare. Sì, no, molto spesso questo è un po' un off topic, però ci tengo insomma a sottolinearlo. Sempre più spesso arrivano allo studio pazienti con già la diagnosi. Ok, loro sanno già cosa hanno e devi risolverlo. Invece da una parte è bello perché vuol dire che la persona si interessa a se stessa, quindi vuole trovare una forma, un contenuto, insomma un senso più che un contenuto a quello che ha, a quelli che sono i suoi sintomi. Certo. E dall'altra rischia di diventare però una sorta di box, quindi che chiude e non ti permette però di vedere quello che c'è altro, perché è un po' come dire a quel punto io sono solo i miei sintomi. Okay. Quindi però in realtà il sintomo, credo, i sintomi siano l'espressione di una parte di ciò che c'è all'interno. Sì,
Sì, ma anche perché poi molto spesso il sintomo, prendiamo caso per tornare un po' all'argomento della nostra chiacchierata, mi sale l'ansia ogni volta che supero che ne so, i 2 metri di profondità. So. È chiaro che se io mi fermo a questo, io è come se stessi dicendo io mi posso descrivere solo tramite questo sintomo al mio psicologo. Quindi io arrivo con la carta d'identità. Quindi io non riesco a fare, quindi magari sono una persona ansiosa. Ho l'ansia oppure ho la fobia della profondità. Questo è quello che potrebbe succedere facendo una ricerca online, quindi su Google. Arriva il paziente, ho la fobia della profondità. Io devo risolvere la fobia della profondità. Allora, se noi ci fermassimo a questo, probabilmente con alcune tecniche la persona potrebbe superare la fobia della profondità, intesa come la intende lui, lei, però quella roba è espressione di qualcos'altro. Cioè, non è riconducibile, cioè prende la forma della fobia della profondità, però che cos'è che causa? Cioè, quali sono le caratteristiche, il contesto che causa quella fobia? Quello è interessante. E se noi ci fermiamo alla diagnosi, quella roba non la vediamo. E allora è capace che la stessa persona magari risolve la fobia da profondità, ma magari si attiva, che ne so, una depressione 2 anni dopo. Sì. Diciamo, O sarebbe come curare un sintomo, ma non la causa. Esattamente. Cioè fermarsi al sintomo, fermarsi solo alla fotografia. Ed è riduttivo. Sì. Per questo, sì, bene andare alla ricerca online di quelle che potrebbero essere le spiegazioni, però mi raccomando non ci fermiamo, cioè non basta dire ho la fobia, appunto, risolviamo quella, perché è il modo che il nostro corpo, la nostra psiche ha per comunicarci qualcosa, quindi ha trovato quella via, dobbiamo cercare di risalire al messaggio originale. Sì, e la fobia diciamo, è una conseguenza di una forte ansia, oppure è catalogabile sotto un'altra sfera di disturbi, come dire, se disturbi poi si possono chiamare? Allora, è un'ansia estrema, è un'ansia specifica, perché di solito le fobie sono fobia di qualcosa, quindi è legata a un elemento in particolare, sì. e a volte può essere generata anche da un trauma, quindi comunque da uno shock oppure da un qualcosa di impattante o comunque di continuativo nel tempo. Tipo uno shock, ad esempio la fobia della profondità è uno shock legato alla profondità, o magari potrebbe essere correlato da altri tipi di traumi che nulla c'entrano con questo? Potrebbe essere correlato ad altri traumi, per esempio, che so, mi ritrovo da solo nel bosco di notte perché perdo la strada del campeggio. Okay. E questo mi impatta in maniera molto forte. Scendere in profondità mi rievoca la sensazione del bosco di notte, quindi okay. Tutto buio, non sento niente, anche se insomma, nel bosco ci sta che ci siano rumori, però quella sensazione simile di claustrofobia sì. Potrebbe richiamarmi il mio trauma che mi sono fatto nel bosco. Per questo dico, probabilmente la persona in quel caso verrebbe allo studio dicendo ho la fobia della profondità, in realtà stiamo parlando di un trauma di tutt'altra natura. Sì, che spesso forse magari non è individuabile dalla persona che questo trauma l'ha subito. Anche magari. Perché il trauma di solito è qualcosa a cui non si riesce ad attribuire un senso. Uh-huh. Quindi è qualcosa che noi spacchettiamo, quindi diciamo ok, questa componente emotiva la chiudiamo in cantina, questa cosa è successa, cerchiamo di dimenticarla. Sì. Però chiaramente quella roba sta lì. Sì. E le fobie, quindi mi hai già detto, possono essere combattute, possono essere superate. Sì. Ecco.
e possono essere superate in vari modi. Se ci fermiamo, appunto, come ti dicevo, alla fobia, ci sono varie tecniche, penso per esempio a tutti gli approcci cognitivo-comportamentali, quindi con varie strategie che riescono a far abbassare i livelli di ansia, di stress, e quindi permettono di affrontare al meglio le situazioni. Approcci più psicodinamici che invece oltre a questo, diciamo, vanno un pochino più in profondità, in aggiunta o in combinazione anche con queste tecniche, possono andare a risalire anche a quella che può essere la causa. Chiaramente ci vuole più tempo, è un lavoro diverso, però sì, assolutamente ci sono modi per affrontarle le fobie. Sì, sì, sì. Diciamo, secondo te, adesso voglio così, sto immaginandolo, Ma supponiamo il nostro esempio sempre, quella persona cui piace tanto la subacquea ma appunto ha sviluppato diverse fobie o magari saltano fuori in determinati contesti. Immaginiamo che attraverso un approccio psicologico, che le abbia comunque superate. Rimane comunque un soggetto, secondo te, che può essere predisposto ad altri tipi di fobia, oppure esattamente come qualsiasi altra persona può anche non avere più altri tipi di fobia, può continuare insomma a praticare la sua disciplina in tranquillità, ecco. mi piacerebbe darti una risposta, ma dipende tantissimo dalla persona. Okay. Anche perché è circolata tantissimo una parola negli ultimi anni che è resilienza. Sì. Credo che mai come in questo caso sia opportuno tirarla fuori, perché magari per strutture di personalità una persona riesce a superare un determinato periodo o una determinata fobia in un modo, altri magari si lasciano uno strascico, però questo non vuol dire che comunque non può essere qualcosa di controllato. Quindi magari mi resta quella sensazione di ansia, magari mi si innesca, io però riesco a controllarla. Sì. Sì, sì, diciamo che si abbassa, come hai anche detto tu, quell'ansia che poi genera quella fobia, però magari l'ansia rimane comunque, ma rimane gestibile, ecco. Esatto, questa è la parte fondamentale, cioè a quel punto diventa qualcosa che io conosco, so che può comparire, ma so anche che la posso controllare. E questa è tanta roba, se pensiamo che invece la fobia di solito è qualcosa di assolutamente incontrollato. Entra l'ape nella stanza, io scappo, distruggo tutto quello che ho davanti perché non riesco a starci. Sì, sì, sì. Quindi quella è effettivamente una fobia, per cui è incontrollata e si agisce distinto, ecco, di impulso, e spesso non è la cosa, cioè sott'acqua perlomeno non è la cosa migliore, magari. Poi ripeto, magari ci sono anche persone che riescono ad affrontare la fobia, la riorganizzano, la gestiscono e magari quella fobia non Non ricompare. ricompare. Sì, sì, perché magari capiscono, appunto, riescono a elaborare quel trauma, immagino, che ha portato a quel tipo di fobia, e lo riescono a elaborare, insomma, lo riescono a domare, ecco. E questa forse è una cosa che va specificata, anche perché di solito quando si pensa a questi due esiti, anche della psicoterapia in generale, si pensa a un esito di serie A e un esito di serie B. Cioè, come se la fobia sparisce definitivamente, allora ce l'ho fatta, sono bravo. Se invece la fobia non sparisce, ma viene assolutamente controllata, gestita, allora sì, vabbè, però è come se non avessi fatto niente. In realtà non è così, perché ripeto, cioè, le fobie sono qualcosa di... questo vale per qualsiasi tipo di disturbo o di patologia in generale. Non esiste una persona di serie A e una persona di serie B, perché spesso anche da paziente si sente questa cosa, cioè come se non l'ho risolta veramente, l'ho solo gestita. In realtà per la personalità di quell'individuo gestirla è aver scalato il Monte Everest. Esatto. Quindi cerchiamo sempre
di rimettere i percorsi addosso alle persone, quindi non seguendo una standardizzazione generale. Sì. Tu fai anche dei servizi di psicoterapia online, magari per chi ha bisogno? Assolutamente sì, faccio terapia online e collaboro con alcune piattaforme di terapia, con una piattaforma di terapia online, faccio terapia online anche allo studio privato, e quindi sì, anche lì è una nuova frontiera che è stata sdoganata negli ultimi anni. Sì, mi viene in mente il periodo Covid, insomma, che se non altro ha portato anche a questo, insomma, questo di buono, ecco, perché poi il resto è... Quindi ricevi sia fisicamente, ovviamente, sia in presenza, certo, che anche online, con dei percorsi di psicoterapia da poter fare via webcam. certo. Comunque, ok. Quindi per chi è in ascolto e volesse, insomma, farsi una chiacchierata, lascio in descrizione ovviamente come dicevo tutto. Sì, volevo chiederti poi un'altra cosa, sempre perché comunque è una cosa che vedo che mi affascina un po' più di tutte le altre. Chi ha avuto un incidente subacqueo e quindi magari poi ha sviluppato una fobia, così, può in qualche modo può essere utile anche lì, quindi stiamo parlando, forse vorrei dire, non proprio di una fobia, ma di qualcosa che magari quella fobia l'ha vista concretizzare, ecco. Ok, quindi che so, ho paura, ho la fobia degli squali e mentre sto facendo un'immersione incredibilmente mi arriva uno squalo a 2 passi. Sì, che mi attacca e tutto, magari Ok. non mi uccide, però comunque magari mi ferisce. Secondo te il colloquio psicologico può essere sempre d'aiuto? Immagino di sì. Assolutamente sì, e anzi, allora qui parlo per me stesso, quindi non a nome della categoria. Certo. Credo che sia anche una cosa indispensabile da fare se si vuole continuare quello sport. Sì. Perché è un peccato da una parte farsi fermare in una passione da un evento accaduto. Qui ci metto 8000 asterischi, perché chiaramente questo non vuol dire che, per tornare un po' alla teoria del sono forte, ce la faccio, uno debba per forza affrontare la situazione. Cioè una persona è liberissima anche di dire: si è concretizzata la peggiore delle mie paure, io l'attività non la faccio più. Benissimo. L'importante è che poi quella persona ci stia bene e ci stia comoda con quella scelta. Quindi che non diventi un mi piacerebbe ricominciare, però ho una paura incredibile perché si è concretizzata la mia paura. Quindi assolutamente lecito smettere, purché la cosa sia scelta, non imposta. Certo. Altrimenti sì, un percorso di psicoterapia, ma anche appunto di supporto psicologico può essere assolutamente d'aiuto. Certo. E poi volevo chiederti, sempre all'interno diciamo, della sfera della psicologia del subacqueo e tutto, secondo te, o magari hai già conosciuto persone che appunto questa cosa qui l'hanno sofferta, secondo te può esistere una dipendenza dalle immersioni? Assolutamente sì, così come può esistere una dipendenza da qualsiasi tipo di sport. Ok. Però appunto lì entriamo non tanto nello sport quanto in quello che lo sport mi dà, cioè cosa significa quello sport per me, perché è quello che poi mi dà dipendenza. Quindi ho bisogno di quella roba, che sia la palestra, che sia il tiro con l'arco, che sia ma anche il modellismo. Sugli sport estremi questa cosa viene fuori molto di più, perché c'è anche la componente adrenalina, che crea anche una sorta di assuefazione dal punto di vista biologico, e quindi magari richiede ok, ci torno perché ne ho voglia, ne ho bisogno. Ok, sì. Quindi anche, diciamo, appunto ci sono meccanismi oltre che psicologici, vabbè, a parte che tutti i meccanismi psicologici immagino abbiano delle fondamenta organiche, per cui però soprattutto nella subacquea è l'adrenalina tanto che
che diciamo influisce su questo tipo Ma di... potremmo nominare anche la dopamina, cioè quindi il sistema dopaminergico, sono ricaricato da questa cosa, mi eccita e quindi i miei livelli, diciamo, di serotonina salgono alle stelle, quindi quella sensazione io la voglio sempre, un po' come la droga. Cioè la sostanza fa questo effetto, quindi altera i parametri, crea dei picchi e chiaramente io vado a ricercare quei picchi. Certo. E sta lì anche un po' la differenza tra la passione e l'ossessione, in questo caso per lo sport, ma ripeto, potremmo estenderlo un po' dappertutto, cioè quando diventa non tanto un'espressione di me, quanto più un farmaco, mi verrebbe da dire. Cioè un qualcosa di cui ho bisogno per sentirmi meglio. E in quei casi secondo te non va comunque sottovalutato questo aspetto e quindi va intrapreso, se possibile, un percorso di psicoterapia? Oppure è di per sé, diciamo, innocua, ecco, questa forma di ossessione, se sfocia in un'ossessione, ecco. Allora, innocua finché chiaramente la persona non si mette a rischio o comunque non c'è un serio rischio per se stesso o per gli altri. È difficile che la persona se ne renda conto, perché stiamo parlando comunque di una persona che ha bisogno di quella roba, quindi non si rende conto. Molto spesso in questi casi sono i parenti, gli amici, i colleghi che se ne rendono conto e allora magari dicono: senti, vieni un po' qua, forse c'è qualcosa che non va, proprio perché appunto la persona ne ha bisogno. E questo è anche uno dei motivi per cui credo sia indispensabile, soprattutto per quanto riguarda gli sport estremi, non essere mai da soli. Avere sempre qualcuno che pratichi l'attività con te ti permette anche di avere un altro paio di occhi che ti monitorano e magari ti possono dare un feedback rispetto a quello che stai facendo, e quindi se c'è qualcosa che non torna. Sì, anche per avere un confronto proprio comportamentale sull'approccio proprio, immagino, alla pratica. Sì. Ok, interessante. Poi volevo sapere anche, magari, se ti è capitato, adesso volevo andare un po' più sul personale, ecco, così, se ti è capitato di sentire o di avere magari dei pazienti, ecco, subacquei che hanno riportato qualcosa attinente proprio alla pratica, perché magari ha dato loro dello stress, o magari perché nella subacquea ha trovato il modo di esprimersi o di risollevarsi da una situazione difficile, non so. Allora, non dirò mai niente rispetto ai miei pazienti, piuttosto ti parlo magari di una mia esperienza personale, quello lo faccio volentieri. Sì. E ti dico che ci sono... Allora, io tendenzialmente sono una persona che nel mare sta fin dove si tocca. Quindi di solito i miei amici e parenti mi utilizzano come boa, quindi di segnalazione. Quindi sanno che fin dove ci sono io si tocca, dopo no. Però paradossalmente mi è capitato qualche volta di fare snorkeling, oppure di fare delle micro immersioni. L'anno scorso mi è capitato in Sardegna, per esempio, siamo scesi con mia moglie con le bombole per la prima volta, chiaramente non eccessivo, e è stata una sensazione unica, bellissima. Quindi c'è questa doppia faccia: da una parte qualcosa che mi spaventa perché l'ignoto, evidentemente, insomma, questa cosa che non riesco a vedere, avere percezione di quello che c'è sotto, un po' mi disorienta, e dall'altra però quando sono attrezzato diventa la cosa più bella dell'universo. Sì, perché è una sensazione davvero unica, cioè non si può provare, poi non so, magari andare sullo spazio, non so, fare quelle cose lì, magari può essere una cosa simile, se non addirittura ancora più unica, però diciamo la subacquea è più o meno alla portata di tutti. Ovviamente affidandosi a dei professionisti è possibile anche fare delle prove anche per capire se va bene, se ci si trova bene. Poi magari la primissima volta non sarà
troppo divertente come quelle successive, perché è chiaro, le prime volte sei magari troppo attento a tutto, però può essere bello anche quello, insomma, magari poi col tempo si impara a non dover tenere per forza tutto sotto controllo in maniera, però comunque c'è a chi piace, a chi può piacere anche quello, per cui sì, sì, sì. No, guarda, è un'esperienza che davvero io consiglio a tutti, anche perché, come dicevi giustamente tu, con chiaramente l'istruttore o comunque con la persona che ti fa insomma, l'immersione guidata, è davvero andare in un altro mondo. Cioè, paradossalmente, in quell'occasione stava piovendo su, ed è stata la prima volta che, credo forse anche l'unica, che ho visto la pioggia dal basso, cioè da sott'acqua. Sì, sì, sì. È stato particolarissimo. Sì, sì, è bello, bello, bello. Poi io ricordo che la prima volta che ho provato, io non ho provato direttamente, mi sono iscritto direttamente. Ok, così. Sì, sì, prima appunto mi capitava di andare in apnea, però in apnea, l'apnea è comunque una pratica che ha bisogno di un certo allenamento, per cui rimani dei minuti, quindi non più di quello. Dicevo, quando mi sono immerso per la prima volta con le bombole, l'ho fatto in piscina con l'istruttore. Sì, in piscina con l'istruttore ci siamo seduti sul fondo della piscina, acqua bassa. Io lo guardavo e dicevo, mamma mia, ma è enorme, cioè, ho davanti cioè una cosa che sembrerebbe una persona, però lì per lì non si poteva neanche dire che lo fosse, perché ovviamente respirava sott'acqua, quindi aveva l'erogatore, stava quindi seduto sul fondale, era grande proprio perché, sai, con la rifrazione ottica e tutto si vede tutto più ingigantito, per cui lo vedevo e dicevo, cavolo, non capisco bene se è una persona, se è una cosa un po' diversa. E per cui la prima cosa che ho notato è stata questa. Poi ovviamente facevo delle prove, perché dovevo fare delle prove, degli esercizi. E lui quando io riuscivo diciamo, a svolgere bene quell'esercizio mi chiedeva di darle la mano. Quando mi dava la mano mi sembrava, mi dico, ma boh, è un uomo. Quindi era sempre. Ed è questa la sensazione, la sensazione che ricordo, la prima sensazione che ho provato, proprio stata quella differenza rispetto alla superficie determinata dal mezzo in cui ti trovi in quel momento, il liquido, quindi l'acqua che comunque ha una densità diversa e poi tutto il resto che sappiamo, insomma, che determina quei cambiamenti poi diciamo anche su quelle che sono, su quella che è la nostra esperienza della vita comune, perché ovviamente noi non siamo degli animali terrestri, per cui la nostra esperienza l'abbiamo maturata sulla terra, sulla superficie, non sott'acqua. E quindi il cambiare, fare esperienza di una nuova forma di fisica e poi andarla a studiare è stata una delle cose che più mi ha interessato proprio della subacquea. Infatti poi sul canale alla fine la maggior parte dei video sono stati così, su quello, perché era quello che mi aveva affascinato. Sì. Ok, va bene. Poi io di altre domande non ne ho, poi magari se ti va e più avanti, quando non farà magari sto caldo, magari facciamo una seconda puntata dove affrontiamo Volentierissimo. penso, insomma, qualche altra domanda da poter fare. E poi magari ne arriveranno alcune, speriamo, qui sotto nei commenti, così le affrontiamo insieme a Giovanni che è disponibilissimo, lo posso garantire. E quindi va bene, io non so, vuoi aggiungere qualcosa? Sembra che, insomma, spero che insomma, di averti dato appunto e di aver fornito insomma delle risposte, ecco, degli spunti più che delle risposte, perché risposte sa di conclusivo, invece quando si parla di psicologia è sempre bene tenere qualche porta aperta, perché non si finisce davvero mai di imparare l'essere umano. Sì, 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 certo, sicuramente sì, guarda, per quello che mi riguarda sì, ma sono sicuro anche per chi ci ascolta, per chi ci vede.
Ok, va bene. Allora, come dicevo, lascio in descrizione tutti i link di Giovanni, quindi il canale YouTube, poi altri social e via dicendo. E se avete bisogno di fare una chiacchierata con lui, ci sono anche riferimenti per farlo, per cui basta contattarlo e niente. Io lo saluto e Grazie Massimiliano, come sempre, è sempre bellissimo fare due chiacchiere con te. grazie a te e così anche per me ovviamente, quindi ancora grazie, grazie davvero. Va bene, Ciao ciao. ciao, grazie, ciao ciao.